Questo è il primo di una serie di video dedicati ai grandi classici della cinematografia, i grandi capolavori, a partire dal 1895 fino all'anno 2000 circa. Il primo film di cui vorrei parlarvi è un film che proprio in questi mesi sta compiendo, appena compiuto, 40 anni, ed è Il cacciatore di Michael Cimino. È uno dei primissimi film che si occupano della guerra del Vietnam. È uno dei film che potremmo definire drammi epici, è un dramma che riguarda tutta una nazione. La storia si sviluppa in un piccolo paese della Pennsylvania e vede protagonisti un gruppo di amici, 6 amici, 3 dei quali in particolare stanno per partire per la guerra del Vietnam. La prima parte del film è la parte in cui si sviluppa maggiormente il tema dell'amicizia, della solidarietà fra questi uomini. Loro per la maggior parte sono lavoratori delle acciaierie e ci mostra il matrimonio fra uno dei protagonisti e la sua fidanzata. Sembrerebbe un'atmosfera euforica, un'atmosfera di festa. In realtà, già nella primissima parte, vediamo che il tema della guerra viene introdotto e aleggia, così come nel resto del film, anche dove la guerra non è esplicitamente mostrata. La guerra segna anche il distacco all'interno del gruppo di amici. Il distacco fra i 3 amici che partiranno per il Vietnam, Steve, Nick e Mike, e gli altri 3. Questo distacco resterà per tutto il film e sarà sempre maggiore e soprattutto nell'ultima parte diventerà un distacco quasi incolmabile. Il tema della guerra, prima di tutto, compare durante la festa del matrimonio, quando abbiamo l'apparizione di un berretto verde, di un reduce del Vietnam, che costituisce un elemento di disturbo all'interno della festa, costituisce un elemento di distacco. Questo distacco si manifesta anche nella scena che segue quella del matrimonio, che è la scena della caccia al cervo. Una scena indimenticabile soprattutto dal punto di vista delle immagini, in cui vediamo già il personaggio di De Niro, che interpreta Mike, che comincia a sentirsi più un soldato in guerra che un operaio dell'acciaieria. Il distacco fra Mike e i suoi amici è un distacco che potremmo definire esistenziale. Sembra che Mike abbia già interiorizzato la guerra, fin dalla prima parte del film. La famosa scena un colpo solo, in cui parla della sua aspirazione a uccidere il cervo ma con un colpo solo e dare al cervo la possibilità di fuggire, è in qualche modo una sorta di etica della guerra che Mike porterà avanti per tutto lo sviluppo del film. La scena dell'addio è una delle scene più toccanti, più belle della storia del cinema americano, secondo me. È quella scena in cui il gruppo di amici torna dalla caccia al cervo, va nel bar di uno dei protagonisti e lì inizia proprio a sentirsi questa pesantezza, questa atmosfera tragica della guerra che incombe su di loro. E c'è questo passaggio meraviglioso fra la musica di Chopin che si interrompe e il rumore degli elicotteri del Vietnam che arrivano in sottofondo e quasi calano sul gruppo di amici. Da quel momento in poi inizia la seconda parte del film, la seconda parte che si sviluppa in Vietnam ed è la parte più famosa, la parte del film in cui c'è il tema della roulette russa, queste scene fortissime che ancora oggi ci impressionano, e pensate 40 anni fa cosa doveva essere vedere queste scene. Qui abbiamo innanzitutto delle prove d'attore straordinarie, prima di tutto De Niro, ma anche gli altri protagonisti, Christopher Walken in particolare. E il contrasto fra la prima parte, quasi spensierata, euforica, molto superficiale, diventa stridente con la seconda parte, in cui la guerra viene mostrata attraverso i suoi orrori. Questo è un film che non parla in realtà della guerra del Vietnam, è un film che parla dell'orrore della guerra in generale. E la guerra, ci dice Cimino, fondamentalmente è come un gioco assurdo e violento, un gioco imposto dall'alto. La guerra è qualcosa che è basato solo sui soldi, esattamente come il gioco della roulette russa, che è una crudeltà, una violenza psicologica che porta poi alla distruzione fisica e non ha
nessun senso se non quello di guadagnare sulle scommesse. Cosa aggiungere sulla scena della roulette russa? È una delle scene più straordinarie recitate da Robert De Niro. Robert De Niro 2 anni prima aveva fatto Taxi Driver, 2 anni dopo, nel 1980, farà Toro Scatenato, e con queste 3 interpretazioni entra nel mito, diventa l'attore più stimato e amato sia dalla critica che dal pubblico per almeno una decina d'anni. Per quanto riguarda la terza e ultima parte del film, da una parte abbiamo il difficile ritorno al paese d'origine, dall'altra abbiamo il tentativo di Mike di tornare nel Vietnam per cercare di riportare a casa Nick, che come sappiamo è rimasto invischiato nell'inferno di Saigon tra droga e roulette russa. Purtroppo non ci riuscirà. Sappiamo che la seconda scena della roulette russa, a differenza della prima, termina ugualmente con un colpo di scena, ma questa volta non è più un colpo di scena positivo con la fuga, ma è un colpo di scena negativo con la morte di Nick. Il film, così come era iniziato con un matrimonio, finisce con un funerale, il funerale di Nick. È questo uno dei momenti più tragici del film e sentiamo tutto il dolore e la necessità per questo gruppo di persone, questo gruppo di amici che è stato sconvolto dalla guerra, di ritrovarsi insieme e di cercare di farsi forza insieme. I punti di forza di questo film sono 3 fondamentalmente. La fotografia di Sigmund, che ci regala alcune delle scene più straordinarie dal punto di vista delle immagini della storia del cinema americano e in particolare di quello degli anni 70. Basti pensare alle scene della caccia, con questo paesaggio immerso nella luce che fa quasi pensare a un paradiso, in contrasto con invece l'orrore dell'inferno del Vietnam. Il secondo punto di forza del film è sicuramente nelle musiche e nell'uso della musica. Musiche che non vengono mai usate durante le scene più cruente, più violente, come invece succede normalmente, ma Cimino fa una scelta straordinaria di usarle nei momenti più melanconici, usando queste musiche bellissime di Chopin, di Myers, la cavatina, la famosa cavatina del cacciatore, fatta alla chitarra, e naturalmente quell'inno God Bless America che rimane come una pietra tombale sull'avventura americana nel Vietnam. È proprio un inno alla rovescia che diventa qualcosa di tragico, qualcosa di dolente, sconsolato, per esprimere il dolore di tutto un popolo di fronte a una tragedia così. Il terzo e ultimo punto di forza del film è il cast che Cimino riesce a riunire, soprattutto perché erano attori molto giovani, ancora all'inizio della loro carriera, e riesce a mettere insieme una serie di talenti straordinari, da Christopher Walken a John Savage, a Mary Streep, a Robert De Niro, e vorrei ricordare anche John Casale che muore subito dopo aver finito di girare le scene del cacciatore, non riuscirà mai a vedere il film per intero, montato, e era in quel momento, in quel periodo, il fidanzato di Mary Streep. John Casale, che nella sua carriera brevissima di 6 o 7 anni ha fatto 5 film, tutti quanti candidati all'Oscar, di cui 3 hanno vinto. Un attore straordinario che purtroppo è morto molto giovane per un tumore, che forse in qualche modo è stato anche l'ispiratore, è stato anche lo sprone alla giovanissima Mary Streep, che proprio allora iniziava a fare film. L'anno prima aveva esordito in Giulia, già con un'ottima prova d'attrice. Qui nel Cacciatore riesce a renderla indimenticabile, e a partire da quel film, poi con Kramer contro Kramer, inizia a costruire una carriera che la porta ad essere la più grande attrice tuttora americana. Come possiamo concludere questa analisi del Cacciatore? Possiamo dire che il film affronta tanti temi, l'amicizia, il tema della guerra, il tema dell'impossibilità di comunicare. La forza, forse il merito maggiore del film è quello di non dare delle risposte definitive, ma lasciare che sia lo spettatore a trovare un'interpretazione. Dal mio punto di vista il film rimane uno dei più grandi film contro la guerra. È un film che ci fa vedere l'effetto della guerra. Di 3 amici che partono, uno ritornerà privo di gambe,
Uno ritornerà morto dopo essere impazzito e l'altro, l'ultimo, quello che era più forte di tutti, Mike, ritorna, ma non sarà mai più niente come prima. Grazie, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, naturalmente mettete mi piace e vi aspetto per il prossimo appuntamento con i classici del cinema. Ciao da Andrea!